Molte persone che utilizzano AutoCAD in ambito architettonico sono abituati ad utilizzare come unità di misura i metri, quindi far corrispondere una unità AutoCAD ad un metro. Se mi sposto nella scheda Layout 1 e vado nella scheda layout e vado ad inserire una nuova finestra rettangolare, vedo appunto il disegno, diciamo, che ho nell'area modello. Cliccando su questo, sul riquadro, dalla scheda delle proprietà qui accanto, se io vado in scala 1 a 100, vediamo che il disegno è piccolissimo. Perché si verifica ciò? Si verifica ciò perché le unità, le scale di AutoCAD sono impostate per lavorare in millimetri, mentre invece chi lavora in metri e in centimetri deve utilizzare delle scale personalizzate, a meno che di non andare a creare lui delle scale personalizzate per i metri. Infatti in questo tutorial voglio appunto far vedere come creare questo tipo di scale per i metri. Innanzitutto verifichiamo che nello spazio modello il foglio sia impostato effettivamente secondo delle dimensioni A4. Quindi vediamo che il nostro disegno, impostato qui in scala 1 a 100, appare piccolissimo, appunto perché questo 1 a 100, diciamo, andrebbe bene se noi avessimo disegnato in millimetri. Vediamo come creare delle scale personalizzate per il metro. Spostiamoci nello spazio modello e qui nella parte bassa andiamo su personalizzato. Appare un pannello nel quale possiamo andare ad impostare quelle che sono diciamo le scale preimpostate di AutoCAD. Andando su 1 a 100 vediamo che questo corrisponde, una unità carta corrisponde a 100 unità sul disegno. Noi non possiamo modificare queste scale qui di default. Infatti se andiamo su modifica, ah no, va bene, sono comunque sbloccate, quindi volendo le potrei anche modificare, però possiamo anche noi, e io preferisco questa seconda strada, possiamo anche personalizzare delle scale al 100, al 50, al 200, diciamo che sono le principali scale utilizzate in ambito architettonico, aggiungendole a quelle precedenti. Quindi se io vado su aggiungi e qui scrivo 1 a 100 e poi aggiungo la sigla M, M sta per metri. All'interno di questo spazio unità carta ehm, quindi per capire come personalizzare quello che dobbiamo scrivere all'interno di questo pannello, noi qui scriveremo 1000 se stiamo lavorando in metri, mentre invece scriveremo 10 se stiamo lavorando in centimetri, quindi 1000, e qui dentro andremo a mettere le unità di misura, quindi 1100, e confermiamo con OK. Andiamo ad aggiungere un'altra scala e facciamo 1 a 200 m e quindi scriviamo qui 1000 e qui scriviamo 200.
ancora aggiungiamo e scriviamo 1 a 50 m e quindi qui scriviamo 1000 e qui scriviamo 50. Volendo verificare se queste scale funzionano bene, torniamo nuovamente nel layout 1, clicchiamo sul bordo, ingrandiamo leggermente il rettangolo di riquadro, lo selezioniamo e qui nelle scale andiamo ad inserire scala 1 a 100 m. Quindi mettendo scala 1 a 100 m e quindi il foglio è 29,7 per 21, ora vediamo che il disegno è perfettamente in scala. Infatti se io venissi da quest'altra parte e creo un rettangolo di 29,7 per 21 e posiziono questo rettangolo qui esternamente al mio disegno, tornando qui dentro e spostando questo riquadro, vedete che il mio rettangolo interno, diamogli un colore diverso, quindi diamogli ad esempio un rosso, facciamolo molto calcato, quindi spostandoci qui, vediamo che il riquadro rosso ha le dimensioni del nostro foglio che come ricordiamo è impostato in scala 1 a 100 in 1 a 4. Quindi andando qui a impostare scala 1 a 200 diventa la metà, 1 a 50 diventa il doppio. Quindi vi basterà semplicemente in questo caso andarvi a creare un template, quindi cancellando tutto, un file modello, quindi andare su file, salva con nome, modello di disegno e salvarlo, diciamo, nella vostra cartella dei template. ehm, e chiamarlo ad esempio modello scale metri. Ovviamente lo potete chiamare come volete. Io adesso lo salvo sul desktop in modo tale che vi condivido anche il link, quindi nella descrizione modello con scale personalizzate in metri. Alla stessa maniera avremmo anche potuto ottenere lo stesso risultato andando a personalizzare le scale in centimetri, quindi andando su aggiungi 1 a 100 cm e quindi qui abbiamo detto mettiamo 10 e mettiamo 100, ancora 1 a 200 centimetri, quindi qui mettiamo sempre 10 e qui mettiamo 200 e ancora 1 50 cm
qui mettiamo 10 e qui mettiamo 50. Quindi con questa regola possiamo creare tutte le scale che vogliamo. Quindi vado a sovrascrivere il file dvt che ho creato prima, quindi personalizzate in metri e centimetri, mentre invece se disegniamo in millimetri possiamo utilizzare semplicemente le scale preimpostate che ci dà AutoCAD.